Praticamente è un incidente sul lavoro 6 anni fa, lavoravo e lavoro tuttora al 118 a Bologna. Una notte il mio autista si è addormentato, abbiamo fatto un incidente contro un camion e io praticamente ho sfondato il vetro dell'ambulanza con la testa e sono andato con la schiena attaccato al camion. Lesione completa e mi sono trovato in carrozzina praticamente. E la domanda è questa: come si fa a superare le difficoltà della vita? Guarda, si fa intanto tirandosi sulle maniche e cercare di sfruttare il buono che ci hanno lasciato. Quindi le gambe non funzionano più, però ovviamente dall'ombelico in su funziona tutto, quindi bisogna sfruttare. E visto che la testa funziona ancora bene, quella lì è la parte principale, quindi è quella che funziona più di tutto. Poi molti mi dicono: beh, adesso vai in moto con la situazione che hai, quindi sei matto. Ho detto: beh, certo, non sono mai stato normale, quindi diciamo che però si può fare tutto, basta volere potere, veramente. Ma superare i problemi della vita lo fai con la testa, solo con quello, non serve altro, solo la testa. Se tu ti dici io lo voglio fare, lo fai. Non bisogna mai buttarsi giù, perché l'importante è avere un obiettivo, l'importante è essere positivi, perché non è la difficoltà che ci limita, ma è la nostra mente che ci limita. Io il primo giorno che sono venuto qua ho visto una serie di ragazzi che mi hanno sbalordito, perché per me ormai era finita, cioè quello che io ho sempre pensato della mia vita, che ormai era finita. Dopo quello che mi era successo avevo perso il mio lavoro, ho perso una serie di amici, perché tra il mio comportarmi e il loro essere ci siamo allontanati, e poi ho conosciuto i diversamente disabili. È un libro aperto, è tutta un'altra storia. Mi hanno insegnato a credere in me stesso, mi hanno insegnato facendomi vedere, non è che abbiamo dei libri, facendomi vedere quello che fanno, mi hanno insegnato a dare sempre qualcosa in più, a porsi un obiettivo superiore, ma non un obiettivo solo personale, un obiettivo cumulativo. Io dal non uscire più di casa adesso non vedo l'ora di farmi vedere in giro e di spiegare ad altri ragazzi che si può fare anche se si ha un problema, assolutamente sì. Sono ritornato in motocicletta dopo 17 anni, perché ho fatto un incidente in moto ovviamente e sono rimasto paraplegico. Allora, io sono sempre stato uno che non si è pianto proprio sempre addosso, mi sono rimesso subito in gioco, una bellissima famiglia, una bambina, quindi ho affrontato tutti i problemi di tutti i giorni che hanno tutti i giorni. In più la passione che mi ha castrato, diciamo, questa cosa mi ha castrato per 17 anni, adesso cerco di viverla a pieno più che posso. Quindi magari il ragazzo che non ha preso molto bene un cambiamento come possa essere successo a quello che è successo a me, sicuramente può dire: ah cavolo, lui va a 300 all'ora con la moto, io forse posso uscire a prendere il pane con la carrozzina. Questo potrebbe essere già un buon traguardo per noi, ecco. Ma i problemi della vita, io dico, sono spesso più mentali che fisici, perciò se uno ce la fa a superarlo mentalmente, grazie magari agli amici, grazie alle passioni, grazie alla famiglia, ci sono molti modi per superarli, e si può vivere anche con un problema, si può vivere una bellissima vita, perché comunque è la cosa più bella che abbiamo. Anzi, tutti noi credo da quando abbiamo avuto la problematica ci siamo innamorati della vita ancora di più. Mi manca un occhio, il sinistro. Sì, è questo. Quello lì? Sì. Lavoro, una scheggia mi ha sfondato l'occhio. Tu andavi già in moto prima che succedesse il No, ho iniziato dopo. Ho comprato la moto a 41 anni, basta non pensarci. Si prende con filosofia e basta. Viene come viene. Io l'accetto così. Se è venuta male me la tengo. E io ho un'amputazione alla gamba sinistra sotto il ginocchio. Guarda, io nello specifico ho superato questo problema proprio grazie all'amore che ho per le moto, nel senso che ho avuto un incidente in moto, una macchina mi ha investito, però ho iniziato ad andare in pista dopo l'incidente, quindi non avevo neanche idea di come fosse fatta una pista, se non insomma averla vista in televisione. E devo dire che nonostante la disabilità, poter andare in pista in grandi palcoscenici quali il Mugello, abbiamo visto il Red Bull, siamo stati alle Man, abbiamo davvero le piste forse più belle del mondo, insieme a ragazzi che hanno la passione come la mia e una grande passione del genere, devo dire che ti aiuta nella vita. Per me mi ha dato una grande mano. L'importante è non lasciarsi andare, rimettersi in discussione e avere tanta forza di volontà. Tutto è possibile e noi siamo la dimostrazione. È capitato che 11 anni fa è arrivata la macchina contromano ed è scappata. Io avevo 17 anni, tornavo da Adria
fatalità, ed è arrivata una macchina a contromano ed è scappata, il risultato è questo. Però, come ho sempre detto, e anche come magari chi mi segue ha già visto nelle puntate di altri canali, l'incidente per me è stata una cosa molto più bella piuttosto che molto più brutta, perché quando ti manca qualcosa capisci veramente di apprezzare quella cosa. Qual è il segreto per superare le difficoltà della vita? Qui dentro e sorriso, e soprattutto non pretendere da nessuno niente, no? Perché tante volte quando si trova in una situazione del genere si tende a pretendere le cose, e invece le cose belle arrivano e basta essere sereni e chiari sempre, anche se passi magari per una cattiva persona. O un consiglio: non ti devi interessare la gente cosa pensa di te, ma devi sapere tu cosa sei e cosa vuoi fare e divertirti sempre e non approfittare mai delle persone. Non riesco a stendere le dita, a ruotare il braccio all'esterno. Guido la moto come Pasini. Sicuramente se c'hai familiari che ti stanno vicini, amici, la mente va occupata, lo sport aiuta tanto a distrarti dai momenti d'ansia, paranoia, quindi una volta che sei attivo mai mollare e vai avanti. Presso brachiale, paralisi del braccio sinistro. Incidente in moto di 2 anni fa. Questa è la dimostrazione che i problemi della vita si possono superare non pensando alla problematica di per sé, ma pensando ad altre cose. Che disabilità hai? Mi manca tutta la gamba sinistra. Incidente in moto, sì. Con l'R1 che avevo prima, purtroppo i guardrail sono delle trappole per la strada e niente. È successo così. Io penso che l'unico limite che abbiamo, cioè alla fine, è mentale. Se tu riesci ad andare oltre a questo, oltre al limite mentale che uno poi si pone, poi puoi fare tutto, ovviamente in modo un po' diverso, ci sono delle differenze nella vita, però comunque l'importante è tirare fuori i maroni e niente, dimostrare che comunque le cose si fanno, punto. A differenza di altri io ho avuto purtroppo un tumore alla gamba sinistra e ho perso poi la funzione dello spie dello spelo, sciattico poplito interno e esterno. Devi guardare avanti perché tanto sbattere la testa al muro non serve a niente, e quindi rimboccarti le maniche e combattere. Se la vita ti ha dato un calcio in culo, dagliene 2 con l'altra gamba. Con l'altra gamba, però bravo. Sono nato così, e mi paresi spastica del lato destro, tutto il lato destro. Niente, ho di fatto un'atrofia all'arto superiore e anche all'arto inferiore. Ma guarda, alla fine è il vecchio detto volere è potere. Se una cosa ti interessa, cammini sull'acqua per raggiungerla. Quando non ci riesci è perché non ti interessa abbastanza. Ho visto della gente messa molto peggio di me fare delle cose molto meglio di quelle che faccio io. Guarda i paraplegici. I paraplegici in teoria vanno contro le leggi della natura, eppure eccoli lì. I crashed on the roads on the bike. I hit guardrails and it cut my leg off. I just take it as it is and I do what I do. I don't know what to say anymore. Come si fanno a superare le difficoltà della vita? Andando in moto. Andare in moto era una delle prime cose che ho fatto ancora prima di camminare, quindi tornando in moto è come se mi sento di nuovo me stesso, intero. La moto, là, de refaire depuis l'accident, c'est grandiose, mais c'est hyper dur, c'est très très dur. C'est différent d'avant et c'est hyper dur. Donc il ne faut pas lâcher l'affaire et continuer à vivre et se faire plaisir. D'avoir une bonne motivation, de se prendre en main physiquement et avoir un bon mental, et après on peut faire de grandes choses. Le handicap, c'est loin d'être un frein, au contraire c'est une force qui nous entoure tous. Enfin, aujourd'hui on est tous entourés et c'est loin d'être un frein. Les problèmes sont tout petits. Quand on a ce qu'on a, on voit les choses différemment. La vie est belle et les problèmes sont minimes et on voit la vie différente.